Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Live in Quarantine, benvenuti a un nuovo angolo di casa mia. Non fate caso a questo bellissimo ventilatore che oggi chiaramente è spento e che comunque non potrebbe creare un peggiore effetto ai miei capelli di quello che già c'è. Allora, parto con un quesito. Abbiamo parlato finora sempre di band che hanno registrato i loro dischi dal vivo seguendo dei normali album. L'iter è più o meno sempre quello di fai un album, fai il tour, fai un album, fai il tour, eccetera, eccetera, eccetera. Bene o male, tutte le band che abbiamo trattato hanno una formazione abbastanza stabile, qualcuno cambia i musicisti ogni tanto, ma c'è un caso particolare di una band che io adoro dove non esiste una band base. C'è un musicista che è il compositore principale di testi e musiche che fa eseguire ogni album da altri ospiti, sia alla voce che agli strumenti, spesso alla voce prendendoli anche da altre band famose o meno famose, ma comunque imprestati per l'occasione. Questo musicista si chiama Arjen Anthony Lucassen, è olandese, in arte Arion. Ecco qua. Adesso che ho introdotto l'argomento vi spiego meglio di che si parla. Arion è un progetto, chiamiamolo, di opere rock, per essere piuttosto basilari, poi nello specifico è un progressive metal rock che parte a metà degli anni 90 con un disco che si chiama The Final Experiment e che negli anni ha proseguito con moltissimi altri album, ciascuno un concept, ovvero ogni disco racconta una storia abbastanza complesse anche, con delle trame particolari, dei personaggi sfaccettati e ben studiati. Ogni personaggio viene interpretato da appunto un diverso cantante spesso e si tratta di cantanti che tornano nei vari album, che a volte sono degli ospiti nuovi, comunque sempre anche di un certo rilievo, ecco, per citarne alcuni c'è Fish dei Marillion, c'è stato Bruce Dickinson, Rob Halford, piuttosto che Anneke van Giersbergen dei The Gathering, Hansi Kursch dei Blind Guardian, Damien Wilson, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vi invito assolutamente a scoprirlo, ma per rispondere alla domanda è come può eseguire questi album dal vivo, la risposta è molto semplice, non lo può fare. Per 20 anni si è trattato di un progetto, nel frattempo qualcuno sta scannando il mio gatto, si è trattato di un progetto che non ha avuto praticamente sbocco dal vivo. Arion si è limitato a pubblicare album. Arjen, come musicista, ha girato con altri artisti, a volte proponendo brani di Arion, ma chiaramente senza gli altri ospiti. Nel 2016 ha interrotto questo stop, diciamo, questa abitudine, portando sul palco di un locale nel suo paese, per la precisione a Tilburg, allo 013, portando sul palco, dicevo, un album in particolare e chiamando quindi come ospiti tutti o quasi i musicisti che avevano suonato in quell'album. L'album in questione è The Human Equation, che è uscito nel 2004, e il live che ne è conseguito è chiamato The Theater Equation, uscito nel 2016. Questa operazione è stata fantastica perché lui appunto è riuscito a creare un vero e proprio musical, un'opera rock coinvolgendo tutti i personaggi originali, creando le scenografie, i costumi e ha fatto, se non sbaglio, più date, penso tre anche all'epoca, in cui appunto ha ripetuto lo stesso spettacolo. La gente è arrivata a frotte e ne è uscito appunto un live che ha avuto molto successo. Spinto da questo, ne ha fatte altre di operazioni simili. Nel 2018 è uscito l'album che riprendeva il live del 2017 e è stato un best of, si chiama, che è quello che andiamo a vedere oggi, che si chiama proprio Best of Arion Live. Ecco qui. È un doppio CD, è uscito chiaramente anche in versione vinile, cofanetto, Blu-ray, più DVD, chi più ne ha più ne metta. Contiene ecco, una ventina di dischi, di canzoni, pardon.
sono estratte da tutti i suoi album e anche qui ci sono diversi ospiti, logicamente non tutti gli ospiti che erano gli album originali. L'anno scorso invece ha fatto un terzo appuntamento, anche questo di 3 giorni, sempre all'O13 di Tilburg, con un pubblico proveniente da tutto il mondo, si parlava di 120 paesi diversi, io personalmente sono andato ed ero circondato da tedeschi, inglesi, francesi, spagnoli, era veramente una babele di lingue, tutti con lo stesso comune denominatore della passione per questo grande artista. E in questo concerto ha eseguito Into the Electric Castle, che è il suo album del 1998. Ecco qua, di cui vado a far vedere la versione originale in doppio CD, quando ancora si facevano i cofanettoni belli pesanti. Il disco che ne consegue è Electric Castle Live and Other Tales, sta uscendo adesso, quindi ancora non ce l'ho, ma vi consiglio di farlo vostro, così come di scoprire tutta la discografia di Arion. Arion Best of Live, intanto, è una buona base per iniziare. Ciao!